Ah, lo senti il rumore? Leggero, i profumi. Ma che è una poesia, eh? Ma la sapevi questa? Ma se lo famo un bello spezzatino, però coi carciofi. Buono, buono, buono. Ma adesso incomincia il tempo dei carciofi, ci stanno i carciofi. Tu vuoi vedere? Vuoi vedere come si fa? Facile, facile. Ti indico pure che carne usa. Vedete il video fino alla fine. E se poi, fallo, iscriviti. Non sta a guardare così senza iscriverti. Iscriviti e dai. Ecco qui il taglio di carne. C'è questo bel pezzo di piccione. Sì, si chiama così, mo lo faccio pure intero. Questo è leggermente più piccolo, dell'animale più piccolo, guardate, vedete le fibre come sono? Vanno in questa direzione, guardate così. E questo manca questo pezzo di coda, questo qui è fantastico, ancora è tutto da sgrassata pulì questo qui. Questo lo vedete, cioè è di oggi, l'ho comprato oggi, guardate pure il colore, questo è da animale sicuramente anche più adulto di questo qui, è anche più piccolo come grandezza. Ma tu dici perché ce n'è due? Tu vuoi sapere troppo, questa è per la prossima ricetta. Che questo qua è buono pure per fare il ragù. O lo vedete il ragù? Lo facciamo bianco, un bel ragù di carne? Scrivete nei commenti se lo volete e ve lo faccio vedere su YouTube. Si chiama piccione qua da noi a Roma, ma si chiama anche fiocco perché è leggermente piccolo. Sta sulla coscia posteriore, non tutti lo conoscono perché come tutti i tagli fighi e buoni, i macellai non c'hanno tanto sta voglia di te, capito che c'è sto taglio, perché poi è piccoletto, però posso dire per fare un arrosto è pazzesco, per fare uno spezzatino è eccezionale, per fare un ragù tutti perfetti. Quindi andiamo a tagliarlo. Seguendo le fibre, io faccio così. Io la taglio così a fibre. Guarda un po', così, sta carne, guarda come faccio. E guardate com'è. L'animale, questo qui è un animale abbastanza, diciamo, vedi, leggermente marezzato, non è marezzatissimo, però c'è la giusta marezzatura. Guardate che bello, spettacolare, no? Guarda qua, guarda, vedi? Quindi siamo andati prima verso la fibra, adesso contro fibra, vedi, tagliamo a metà, guardate che meraviglia. Facciamo bocconcini. Anche il taglio della carne è importante, ve l'ho insegnato e ve l'ho detto più volte, insomma, nel mio corso sull'Accademia della Carne, no? Dove proprio lì vi ho fatto capire come va tagliata, i tagli delle tutti quanti i bovini, a che cosa servono. Allora, questo qui, fiocco o piccione, se state a Roma, è pazzesco, guardate la consistenza di questa carne, è meravigliosa. La prima cosa che faccio io è la seguente: olio abbondante, io gli devo dare una rosolata. Voglio fare questo spezzatino in bianco, non me vado a mettere il pomodoro, questo pomodoro dappertutto. C'è un po' sta cosa come mia madre. Ogni tanto pure senza pomodoro è buono, no? Quindi facciamo andare in temperatura. E intanto mi preparo poi le cose che vado ad aggiungere dopo. Qua ho l'ultimo spicchio del mio aglione da Val di Chiana, ma ce l'ho uno di scorta, eccolo qua. Mi piace particolarmente tanto quest'aglio perché? Perché è l'aglio da bacio. Sì, perché non è cattivo, non dà quel cattivo odore, guarda gli spicchi meravigliosi. Questo è pure piccolo, però lo metteremo dopo, perché sennò l'aglio mi si brucia quando vado a rosolare la carne. Sono idee, quindi puoi usare l'aglio, puoi usare aglio e cipolla, puoi usare soltanto la cipolla, puoi usare l'aglio, fai come ti pare, tu sei libero. Adesso qui è caldo, dobbiamo rosolarla, piano piano, ok? Va, qua va, bello, schizzi dappertutto, profumo, sono incantato, sono veramente incantato. C'è un profumo pazzesco. Quando vedete questo fumo così intenso è perché anche l'aria si sta raffreddando, non è più l'aria estiva, capite? È un'altra arietta. Allora, notare la quantità di acqua, di liquido della carne, pari a 0. Quindi che vuol dire? Che abbiamo usato la temperatura giusta per rosolarlo. La carne non è troppo piena di acqua, quindi è una qualità buona, ok? Rivado adesso col calore, aumento e butto l'altra carne. Vedi come faccio? Un po' alla volta, perché ho il tegamino piccolo, perché sto a casa, come state voi a casa. C'ho un'induzione di casa potente, però è sempre induzione di casa. E per non far abbassare troppo la temperatura e mi esce tutta quanta l'acqua dalla carne, mi perde tutti i succhi e diventa una schifezza, un po' alla volta la metto, ok? Per mantenere bella la temperatura calda. Un vino bianco, un pecorino, oppure una birretta volevo sfumare? Che dici te? Io lo so, tu qua la faccia. Vino vuoi? E dammi il vino, dai.
Diciamo, ma serve il vino per sfumare la carne, ma non è meglio che usi quello là. Usalo te quello del sa d'aceto o quello del sa da tappo. Mettiamoci il vino buono, un poco ce ne va, mezzo bicchiere, ma mettocelo buono, no? Sa far mo stai risparmiando sul vino, sul goccetto di vino e poi te lo devi pure bere. Sfumato, raccogliamo, vedi, tutto bello pulito sul fondo, perché sta raccogliendo tutti i succhi. Mentre questa adesso incomincia un po', tra virgolette, a cuocere col coperchio, noi ci prepariamo tutto quello che va dopo. La carne ci avrà una cottura maggiore delle patate e dei carciofi, quindi noi ci dobbiamo preparare a scaglioni. Non mettiamo tutto quanto insieme così che famo un guacchione, ok? Quindi prepariamoci tante patate. Ah, prima non vi ho detto, ho messo il tagliere questo qua brutto sotto per tagliare la carne, perché sennò mi si impregna tutto, vedi, appena parlo mi attaccano col lavoro. Se no sporco tutto quanto il tagliere, tante volte lo faccio, tante volte no, però sarebbe buono, anche io faccio errori, sarebbe buona abitudine usare sempre un tagliere in materiale plastico per alimenti, per fare carne e pesce, così questo non prende cattivi odori, ok? Non vi voglio rompere le scatole, però fate attenzione a tutto quello che ci mettete dentro ai vostri... La patata sembra una cosa stupida, una cosa banale, una cosa che finisce là, ma ci avete fatto caso tante volte quelle patate veramente buone, saporite, gustose, e fa differenza patata e patata, quindi comprate patate giuste per ogni cosa, quindi è importantissimo scegliere la patata giusta e scegliere una patata, basta queste patate che vengono da fuori, usate una patata che viene da vicino a casa vostra. Questa qua è una patata di Viterbo, guardate che bella. In Lazio abbiamo un sacco di patate, abbiamo quelle di Leonessa, ma pure voi avete un sacco di patate da dove state a vedere adesso. Comprate patate vicino a voi, anche perché compra una patata che viene dall'estero, con tutto il rispetto. E le nostre patate quanto sono buone. Belle, buone. E la patata senza acqua si ossida, quindi mettiamo dentro l'acqua. Tanto qua la useremo pure per mettere i carciofi dentro. Ok? Oh, quanti carciofi avete visto pulire? Lo sapete a memoria, ve lo fa vedere uno, eh? Questi sono i primi carciofi, sentite che croccantezza, che scrocchiarello, chi è? Ah, papà, ti è? Beccate questa, ti è? Perfetto, perfetto. Ti è? Così, tagliamo il gambo, che poi questo lo useremo. Piano piano, massimo taglio a sortello, bello. Spilucchino curvo è perfetto. Tagliamo questo. Sono i propri primi questi dei carciofi, eh? Non so ancora quelli che ci facciamo a noi, eh? Tagliamolo già a metà, così, guardate, e lo mettiamo dentro così, e lo metteremo a metà. Il segreto qual è? Mo vi dico sempre, come ho detto altre volte, l'ho fatto sui funghi porcini, no? Mettete altre, i funghi porcini costano troppo, chi si può permettere? Sono pochi che si possono permettere i funghi porcini, quindi che facciamo? Non mettiamo solo funghi porcini, mettiamo un fungo porcino e adesso mettiamo altri funghi. E qua la stessa cosa, per abbassare il costo, diciamo, di quello che stiamo mangiando, quindi abbiamo la carne, però per non far mangiare solo la carne, se no ce ne vuole troppa di carne da far mangiare, mettete più verdure, quindi due carciofetti danno gusto e sapore. Poi le patate, come dice mia madre, attrippano, quindi, capito? La gente la teniamo tutta quanta bella tranquilla, se no si mangia, non so quanta carne ci vuole per questi. Ok, questo è un po' più grosso e taglio così. Vedete? Quando ci sta un po' di barbetta, la leviamo, perché sennò ci puncica. Ecco qua, così. Via. Guarda qua. Così. Mettiamo dentro l'acqua. Allora, una cosa che non ho fatto, mi taglio già le patate come le vorrei, quindi così. Che dite? Di questa grandezza? Perfetto. Guarda, così. Di questa grandezza giusta, mi sembra. Ecco qua. Eppure le patate sono pronte. Tu stai a dire, ma non ci metti il limone? E che c'è il limone? Poi le patate sanno di limone. Ci metto il prezzemolo. Lo stesso. Non si annerisco, non ti preoccupare. Ah, ma la sapevi questa? Metto l'aglio, così a fetta adesso aggiungo. Buono. Così lo vedono tutti e tutti lo possono togliere se non scompare, che se sfragna bene bene. Buttiamo l'aglio, buttiamo un po' di sale, così già si insaporisce, un po' di pepe, rosmarino e facciamo così andare ancora un pochino la ciccia
Fra circa 45 minuti andiamo ad aggiungere carciofi e patate. A questo punto, guardate come è cambiata, vedete? È cambiato un po' tutto, no? Dopo 45 minuti. Aggiungiamo i carciofi, guarda che spettacolo. Za, za, za. Ok, così. C'è qualche foglietta scura, la tolgo. Può scappare sempre, anche a me può scappare. Patate. Buone, raga. Buono, spezzatino con le patate, ragazzi. Ma che vogliamo dire la vita? Alzate un pochino il fuoco, l'induzione. Fate così. Fate ben insaporire bene le patate. Vedete? Con i carciofi. Meraviglia. Aggiungiamo un pochino di acqua. Ok, così. Assaggiamo se va bene. Ma il sapore è gustosissimo, buonissimo, ammazza è buono. E mo fate cuocere, così. Mettiamo il coperchio e qua ci vorrà un'oretta. Dimenticatelo così tranquilli. Casomai se vedete se c'è troppo liquido, ogni tanto fate così, spostate un po' il coperchio e fate uscire un po' di liquido, ok? Perché dobbiamo arrivare alla cottura alla densità giusta, non deve essere né troppo brodoso e né troppo asciutto. Ci siamo? Regolatevi. Tanto fra un'oretta è perfetto. Ah, guardate qua. Lo senti il rumore? Leggero, sottofondo, i profumi. Ma che è una poesia, eh? È una poesia questa, eh. Questa è una poesia. Guardate la salsa, non è troppo liquida, guarda. La carne sarà cotta? Sarà cotta? Se è cotta sì. Andiamo, va, piantiamo. Mamma mia, guarda che spettacolo. Che t'avevo detto io? Guarda, la patata un po' si è rotta. Buona. Carciofetto. Guarda che salsetta che ti do. Bella. Carciofotto. Bello. Ah, così. Oh, questo è il mio spezzatino, patate e carciofi. Guarda. Mmm. Che buona. Costa poco, è tanto buono. È da una vita che non te lo fai, poi ti scegli la carne giusta e io te l'ho insegnato, ok? Buonissimo ragazzi, basta con sta fettina, sempre queste fettine, sti straccetti, basta.